Mm, mm. Vedi tutti, cioè apparizioni. Oh, ma a quanti di voi piace la tartare? Però ci avete a casa, in famiglia, l'amico, il compagno, la compagna che non gli piace la carne cruda. Te sistemo io, la famo cotta e cruda. Quindi dentro sarà bella, rosa, buona, morbida, succosa e fuori sarà croccante. E con che cosa lo facciamo? Immaginate voi, l'estate, la burrata, le acciughe, il pane croccante, l'olivette, il basilico, ma che vuoi di più? Ingredienti, i grissini. Oh, tu immagina sta panatura, sto croccante e diamo i grissini, ma quelli buoni però, non mette qua robaccia là, tutta uguale, identica, voglio quelli stirati a mano. Non ce l'hai? Usa i taralli, va bene lo stesso. Poi la carne magra, usa la razza piemontese, la carne più magra del mondo. Burratine, alici, basilico fresco, due olivette da giasche sott'olio, di nocciolate, l'aglio, il pomodoro camone che è buonissimo e peperoncino fresco se ti piace. L'olio è quello buono. E iniziamo da questi, guardali, leggerissimi, uno diverso dall'altro. E tu mi dici, ah, ma quando li trovo io? C'hai ragione, c'hai ragione. Usa il pane vecchio che c'è a casa, ma di quello buono sempre, quello del forno giusto. Che cosa ho sempre detto? Che ogni piccolo dettaglio fa la differenza. Quello, più quell'altro ancora, vi fa un piatto eccezionale. Quindi, potete pure romperlo a mano, però io faccio così, in questa maniera. Li rompo a pezzettoni, sentite com'è croccante. Gli darò una bottarella proprio piccola, 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 con frullatore, con un mixer così, va bene? Io ci sto, ma va bene così, guardate, vedi com'è? Ti deve scrocchiare sotto i denti, non deve essere il pane grattato, deve essere un qualcosa proprio, una patatina fritta. Poi, l'olio, oggi abbiamo il Delicate de Franci, che è il monocultivar frantoio. Sono sicuro che ci avrai a casa l'amari, i whisky, i rum, i gin da 50 euro a bottiglia, da 20 euro a bottiglia e poi deve perdere con l'olio. Compra 6 bottiglie di olio di diversa tipologia, diversa cultiva e te le metti dentro casa, entra la credenza. Quando a secondo quello che vuoi cucinare, te lo usi, ok? Prendiamo lo spicchio d'aglio, bello pure questo, lo peliamo. Sto pane, o vuoi fa buono? Diamo una grattata, così va dappertutto staglio. Se c'è qualcuno che storce il naso, perché ci stanno quelli che storcere il naso, no? Fai così, lo metti intero, lo fai rosolare e poi lo levi. Accendiamo. Con una palettina, piano piano, lo fai sciogliere bene bene. Lo vuoi fa più buono? Te possino. Mettici due alicette, così, le fai sciogliere qua dentro. Piano piano fai sciogliere tutto e fai insaporire tutto quanto. Io non vedo l'ora che la televisione a un certo punto trasmetterà anche i profumi. Io penso che già li stai a sentire. Li stai a sentire. Camera Puma li sta a sentire. Bello, profumato. Metto il pane e lo fai bene insaporire. Deve essere un trionfo di bontà. Guarda, così. Se vedi che poco unto non ti soddisfa tanto, mettici altro olio. Io adesso ho messo al massimo, però ci devi sta. È un attimo che ti si brucia, eh? Bellissimo, mamma mia. Non puoi capire il profumo. Mmm, mmm, mmm. Una bontà vera. Lo senti il rumore? È quello giusto. Perché? Non è The Sound of Love, questo è troppo asciutto. È croccante, lo senti? Si è staccato da tutte le pareti della padella, quindi ha assorbito tutto quanto l'olio e il condimento. Ed è pronto. Bello caldo caldo. E metto qua dentro. Via, guarda. La padella ti servirà, ok? Quindi non sta a lavarla, non serve. Mo, pensiamo a che cosa? Ai pomodori. Quindi abbiamo questi pomodori camone. Questi pomodori che c'hanno di speciale? Sono leggermente aspri, chiamiamoli così. E hanno questo gusto che in fondo poi è dolce. Già mi sto immaginando il piatto. Io immagino delle fettine di pomodoro che mettiamo sul fondo proprio del piatto. C'ho una fame, ragazzi. O sai come la penso? Te stai a mangiare la carne, tutto quanto, ma ci devono stare anche le verdure. Poco poco sale, ok? Tirerà fuori un po' d'acqua, però così ce l'avremo più conditi, capito? Saranno più saporiti, più gustosi. Mettiamo un po' di basilico, buttato un po' ovunque, ok? Così pure fra le fette di pomodoro, no? Guarda, così, eh?
la ciccia, quando la cuciniamo sta ciccia? Quindi prendiamo una parte bella, magra, guarda qui, vieni qua vicino, guarda come è fatta. Le fibre vanno in questa direzione. Io che faccio? Interrompo, le taglio in questa direzione, quindi vado contro fibra, così sarà più morbida da masticare, vedi? Poi sovrappongo e taglio così. Allora, non troppo grosso, non troppo piccolo che sembra già macinata. Tartar per me deve essere tagliata piccola, ma non battuta proprio che vedo a poltiglia, almeno così mi piace. Io qua voglio una tartarina che sia quasi una mezza polpettina, perché poi che devo fare? La devo scottare, no? Leggermente. Bellissimo. Guarda che bella, stupenda. Condiamo leggermente, poco poco sale, così. Poi mescolo bene e famo una sorta di polpettina, ok? Oh, mo va un sacco visto il coso lì, lo smash hamburger là. Noi la famo polpetta schiacciata, la chiamiamo, famo così. Chiamiamola polpetta schiacciata. Infatti mi ricordo una volta feci una consulenza per un posto, un ristorante, tanto tempo fa, e invece di chiamarli hamburger chiamiamo polpetta schiacciata perché è quello, l'origine dell'hamburger. Lo sapete da dove viene? Da Amburgo. E ci fu questo qua che fece, nel porto Amburgo, fece questa polpetta e la schiacciò. E lo chiamarono poi hamburger. Questa è quello che si racconta della favola della nascita dell'hamburger. Al massimo, olio, tieni, do una forma come se fosse un piccolo hamburger. Vediamo qua, prendiamo un po' di misure. Ok? Così? Ci stiamo? Quando è bollente, vedi, concesse calda, sentite con la mano a 4-5 cm e sentite il calore, ancora no, ci vuole un altro pochino. Non ci mettete la mano dentro, no? Poi sono dite, ma ha detto Max. 1, 2 e 3. O senti questo rumore? È il nostro sound. Questo è un piatto unico, da paura. Dobbiamo farlo diventare bello rosolato esternamente, con una crosticina pazzesca. Aiutami di pazzesca, pazzesca. E dentro invece deve essere proprio bella. Guardate, al sangue. Giriamo. Vedi com'è? Tu non puoi capire il profumo che si sente. Sarà pure per voi divertente mangiare sta carne che è croccante fuori, non è tutta moscia e dentro è al sangue. Ma se bevevo niente? Stappavo qualcosa? Te va? Dai, stappiamo qualcosa. Metta a riposare, così. Che te ci bevi? Qua ti ci può bere, che ne so, un vino bianco, ti ci può bere un rosato, ma a bollicina, un bel prosecco, come ce lo vedi? Il vino ti mette d'accordo tutti, quindi il prosecco, ragazzi, ormai è il vino che ci rappresenta nel mondo. Ovunque trovi nelle carte dei ristoranti di tutto il mondo il prosecco. Questo è Geio, è un brut, ci dovrebbe stare bene. Io ho il bicchiere ghiacciato, dove vado ce l'ho. Pure quando venite al ristorante da me troverete il bicchiere ghiacciato quando vi berrete la bollicina. È perfetto così. C'ho pure che rompo qualcosa qua, se rompo qualcosa c'è un casino. Addio. Ecco, ammazza mo chiudete, oh. E che cazzo. Ce l'ho fatta. Mi scivolava tutto. Buono, non mo bevo subito, aspetta. Mi andrebbe davvero subito. Adesso te l'olio sui pomodori, ecco qua, così, bello. 2 olivette adesso, belle. La ciccia. Peperoncino mi preparo. Tagliato sottile, che a me mi ci piace, poi fate voi. Voi ci potete mettere pure il pepe se volete. Oddio, oddio. Un po' di pane. E mo se la assaggiamo però, che dite? Mamma mia, non vedo l'ora, raga. Mamma mia, non vedo l'ora. Oh, yeah. Guarda la carne com'è, guardala, rosa dentro, però non c'è sangue, quindi non se la mettono. L'importante è che è un po' tiepida, quindi non se la metta nessuno. Poi vai con un pezzo di burrata, qua. Prendi il pezzetto di pomodoro, qua, così. L'olivetta, ti prende tutto. Il pezzetto di ciccia.
Vedi tutti, vedi tutti, vedi tutti, cioè apparizioni. Ragazzi, è qualcosa di eccezionale, un po' se il vino ci sta bene. La paura, non puoi capire, sta carne che è, sto pomodoro, ste olivette, sto pane, è da... Mm, 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 mm. Oh, iscrivete, mi raccomando, ma chi te fa queste ricette? Da pura, estiva, buona, fresca, piatto unico, che vuoi di più, buono da morire. E poi sto tempo, capito? Settimana prossima.